Eccoci arrivati al nostro terzo appuntamento sul minimalismo. Oggi parliamo del minimalismo mentale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute si parla di benessere mentale e psicologico, ma meglio ancora troviamo la definizione di benessere emozionale e psicologico. Questo benessere è caratterizzato da abilità cognitive ed emotive, abilità sociali e relazionali e capacità di gestire lo stress. Ora, per abilità cognitive ed emotive significa avere la capacità di problem solving, quindi di affrontare le situazioni ed essere presenti alle nostre emozioni. Abilità sociali e relazionali, noi siamo animali sociali, quindi non possiamo prescindere dalla relazione con altri esseri umani e quindi sono abilità che noi dobbiamo sviluppare, incrementare per avere delle buone relazioni, per far sì che le nostre relazioni siano reciproche e bisogna anche imparare a eliminare le relazioni invece quelle tossiche che ci fanno male. Invece con la capacità di gestire lo stress, chi non ci passa tutti i giorni? Ora, lo stress è una cosa positiva perché ci dà la spinta al cambiamento e all'adattamento in un momento in cui affrontiamo una situazione un po' diversa, critica, che ci sballa un po' il nostro equilibrio, ma poi tutto torna nella normalità. Quindi in questo senso è positivo, è un'energia, è un qualcosa che ci permette appunto di sostenere quella situazione e di trovare delle soluzioni. Ora, è tutto facile questo? Assolutamente no, non è come mettere a posto un armadio, ok? In questo caso, per quanto riguarda il minimalismo mentale, noi dobbiamo fare i conti con noi stessi, con la nostra vita, con le scelte che facciamo. Ad esempio, noi abbiamo bisogno in questa società molto caotica, frenetica, sottoposta a tanti stimoli quotidianamente, abbiamo bisogno di imparare a dare priorità ai nostri obiettivi, quindi capire cosa per noi è importante, non farci fagocitare da tutto quello che ci viene propinato. Noi dobbiamo essere consapevoli, ad esempio, da un punto di vista emozionale, che la felicità è una scelta, quindi bisogna capire se, ad esempio, quello che noi stiamo acquistando ci dà del valore o è semplicemente un acquisto compulsivo sottoposto a qualche stimolo esterno che ci svuota praticamente il portafoglio, ma non ci soddisfa perché la felicità non è data da ciò che noi possediamo. Poi bisogna fare i conti con le nostre emozioni. Noi abbiamo una carenza di educazione emozionale, non ci è mai stato insegnato sin da piccoli e quindi dobbiamo imparare a capire da dove arrivano le emozioni, perché nascono le emozioni, come vanno gestite le emozioni. Sono energia pura, ma va cavalcata nel modo più corretto possibile. E poi l'altra cosa che dobbiamo assolutamente imparare a capire e a conoscere sono i nostri meccanismi mentali. Il multitasking che oggi viene richiesto perché soprattutto le donne devono fare 1000 cose contemporaneamente. Ecco, il multitasking non è possibile per il nostro cervello. Non riusciamo a fare bene due cose che richiedono la stessa, ovviamente, intensità di attività, di concentrazione, di focalizzazione contemporaneamente. Possiamo ad esempio camminare, passeggiare e ascoltare della musica in cuffia, questo sì, ma sono due attività che richiedono differenti energie. Altrimenti il nostro cervello non ce la fa, consuma un sacco di energia, fa male tutto quello che stiamo facendo e ci esauriamo in pochissimo tempo, quindi siamo molto stanchi nonostante sembra che stiamo facendo chissà che cosa. Quindi dare le priorità alle cose, il valore al tempo che stiamo vivendo, ma questo lo dobbiamo decidere noi. Siamo noi che dobbiamo fare i conti con noi stessi e sulla scelta di vita che noi vogliamo adottare, quindi minimalismo come scelta di vita a questo punto, decidere
chi vogliamo vedere, chi vogliamo incontrare, cosa vogliamo fare e quali sono le cose principali che ci portano ad essere felici.